ad un certo punto abbiamo tutti pensato a un Atalanta che addirittura potesse farsi scippare anche la Champions League, no? Diciamolo, diciamolo. E per l'ennesima volta veniamo presi a calci nel sedere, perché l'Atalanta è una grande del nostro campionato e ce lo dimostra anche con questo. Ce lo dimostra anche che nel momento di maggiore difficoltà Bologna, Milan a casa, non squadre banali, chi per status e chi soprattutto per rendimento, e qui mi riferisco al Bologna, perché poi l'Atalanta è squadra, al netto di difficoltà, al netto di rapporti interni e di tutto il resto, non si arriva vicino alla vetta se non c'è un motivo solido, se non ci sono delle basi solide e l'Atalanta quelle basi le ha costruite molto bene e adesso si ritrova comunque un team che non si schianta, ecco, l'Atalanta non si schianta. Per quanto riguarda il Milan, non lo so se ve la siete perso o meno nel finale, la rimessa di battuta da Chukwueze. Ecco, il Milan, non la stagione, il campionato del Milan, la Serie A che sta giocando questa squadra, si riassume un po' lì, in quella rimessa sgangherata, sbagliata di Chukwueze in questa partita, in questo campionato. Non a caso dico la Serie A, perché Milan, al netto di tutto, addirittura potrebbe alzare due trofei in quest'annata. Questo, e questo comunque la dice lunga. E una parte di me lo pensa davvero, non è che lo dico tanto per far cacciare. Perché se c'è una partita che è rimasta al Milan è la prossima, punto. Ne parliamo. E come se lo facciamo, signori miei, prima come al solito vi invito a spolliciare per il nostro amico algoritmo, iscrivervi al canale se volete in qualche modo dare una mano, in din don, attivate anche la campanella e ad ogni modo, come dico sempre, come giusto che sia, vi ringrazio, lo faccio con estremo dovere anche se vogliamo. Poi vi ricordo al volo e velocemente che mi trovate anche su P4P, su Plights for Plights, dove settimanalmente andiamo a caricare dei contenuti esclusivi che trovate solo su P4P, quindi se non l'avete ancora fatto passate in descrizione e scaricate, mi raccomando, arriviamo almeno a una cinquantina, dai, ci siamo quasi, venite, tanto è gratuita e avete anche dei video esclusivi, per cui ancora una volta vi ricordo di passarci in descrizione, mi raccomando. E sì, andando un attimo all'Atalanta, che ha fatto secondo me una gara molto molto seria, trovando un Milan, attenzione, un Milan che si è andato un po' a spegnere alla lunga, no? Però un Milan che non è che gliel'aveva resa abbastanza complicata, diciamo, all'Atalanta, no? Chiudendosi anche, devo dire, abbastanza bene, ripartendo poi, no? E l'Atalanta però ecco anche qui se vogliamo utilizzare un po' il dono della sintesi, il gol dell'Atalanta. Guardiamole, riguardiamole e ci troviamo tutto quello che ci serve, no? Per valorizzare ancora una volta questa squadra con il lavoro di Reteghi che proprio stravince il duello con, se non sbaglio, Gabbia, allarga il gioco, la palla all'altro versante, l'inserimento di Ederson che viene assolutamente perso da Fofana e se molli un momento, se concedi qualche spazio, poi l'Atalanta lo attacca e da lì poi onestamente poteva anche chiuderla la gara e non c'è riuscito, ma ha fatto ciò che doveva, l'ha fatto in maniera seria, ripeto, in un momento dove potevi dire, sai, hai cullato il sogno scudetto, perché l'Atalanta l'ha cullato, merita, ci ha lavorato, non ci è riuscita, no? A lottare fino alla fine per lo scudo e forse per questo è venuto un po' meno, però non si è sfaldata, però non si è scantata, e questo è segno di grandezza, segno di forza per quanto mi riguarda. E questa squadra
se rimane tale, e io confido nel fatto che lo faccia, non ci riuscite quest'anno, ma ci può riuscire in futuro, perché quest'anno ha iniziato veramente ad andarci vicino, per quanto mi riguarda. E... Bene, bene, l'Atalanta la conosciamo, ragazzi, la conosciamo. Non c'è altro da aggiungere in tal senso. Situazione Milan paradossale, onestamente. Non so come, non so di cosa discutere quando parliamo del Milan, onestamente, perché lo dicevo prima, secondo me questo nuovo assetto, questo stile di gioco, non lo vedo neanche così fuori focus, come posso dire, è anche funzionale alle caratteristiche di alcuni giocatori, perché se tu dai spazio e profondità alle AO, ti può fare sicuramente male a giocatori per andare subito in verticale. Oggi non è riuscita a passare in vantaggio, poteva farlo appunto prima con Leao ed è stato fischiato un fuorigioco assurdo, ma dopo averla fatta concludere l'azione. E lì oggi, per l'ennesima volta, ho capito che oggi veramente i guardalinee, essendo che c'è il VAR, non sono neanche più allenati a prendere, ad azzeccare, non ci azzeccano neanche più. Quelle poche volte. Se non riesci a azzeccare il fuori di gioco di oggi di Leao, che parte prima da centrocampo, non puoi azzeccare più nulla. Vi fa capire che il livello è proprio zero. Ma chiudendo questa parentesi anche inutile, c'è stata l'altra occasione di Jovic. E qui vado, Jovic, che secondo me non ha giocato neanche male, però qui vado un po' ad aprire discussione. Non si capisce più, non si capiscono più le gerarchie nel Milan. Oggi forse il primo attaccante è Jovic. Cioè Gimenez, un grande investimento, oggi buttato praticamente all'angolino e ormai è diventato il terzo attaccante. Joao Felix quando entra e ci è voluto tempo per panchinarlo, ragazzi miei, non lo so. Quindi ci sono situazioni di sicurezza che non si abbatte neanche la rimessa, ne ho parlato. Non lo so, francamente non lo so, ma quello che invece do per certo è che contro l'Inter mercoledì sarà una gara difficilissima per noi, 100%. Quest'anno non abbiamo vinto un derby, troveremo una squadra sicuramente combattiva e l'unico modo per batterli, secondo me, in quella gara là è minare il loro flusso, no? Come oggi ha fatto l'Atalanta, perché nel miglior momento del Milan segna l'Atalanta. E lo fa perché per il Milan la coperta comunque è troppo corta. Se si vuole spingere troppo avanti, qualcosa dietro concede. Altrimenti deve chiudersi strenuamente dietro e ripartire. Quindi sfruttare questa impostazione e vedere un po' cosa esce fuori. Va bene, signori. Che dire? L'Atalanta bissa la posizione Champions. Con questa vittoria consolida il terzo posto assolutamente. E, e niente, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate se volete iscrivetevi al canale. Stavolta non l'ha tolto Reteghe, stavolta non l'ha tolto stavolta. E anche Gasp ogni tanto ascolta. Non l'ha tolto, no, ho il quinto cambio stato. Non neanche il quinto se non sbaglio. Grande abbraccio, Tanischi.